Benvenuti al webinar. Questo è un incontro in cui vi faremo vedere alcuni dei nostri strumenti ideati per potenziare i vostri workflow all'interno di Revit e vedremo anche come abbiamo integrato l'intelligenza artificiale all'interno dei nostri progetti e come la integreremo. Il webinar si suddividerà in 4 sezioni. Questa prima introduzione di cui vi parlerò io. Poi faremo vedere Sectionit, un plugin pensato specificatamente per i BIM specialist, ma anche in alcune funzioni che sono, diciamo, una sorpresa per quanto riguarda i BIM coordinator. L'Istit invece riguarda un po' tutte le figure all'interno del processo BIM, a partire dallo specialist al BIM manager, e poi ci sarà una parte finale che sarà eventualmente un po' più ridotta, anche perché, insomma, visto, diciamo, il problema di collegamento, al webinar per le domande. Quindi voi mandate pure in chat i vostri dubbi, le vostre perplessità, e alla fine del webinar ci prenderemo 10 minuti, un quarto d'ora. Poi ovviamente chi deve andarsene, insomma, lascerà il webinar, noi risponderemo e poi nella registrazione troverà anche le risposte. Allora, ci teniamo a questa slide perché parla di noi, parla del fatto che siamo appunto una società di programmazione. Il nostro oggetto sociale è la programmazione informatica, lo sviluppo di software, ma siamo tutti tecnici, siamo professionisti del settore che hanno lavorato nell'ambito, e quindi le nostre soluzioni vengono dal lavoro, da chi ha progettato e da chi appunto si è scontrato con questi problemi. Nel dettaglio, questo qui sono strumenti che riguardano il workflow BIM, ne svilupperemo anche di più tecnici, quindi nell'ambito strutturale, impiantistico, non è l'oggetto di oggi. Quindi questi sono degli strumenti che appunto toccano tutte le figure nel processo BIM, a partire da BIM Specialist, che si vedrà alleggerito anche del 400%, cioè praticamente annullerà alcuni tempi tecnici morti per alcune operazioni, andando a concentrarsi su quelle che sono effettivamente le problematiche tecniche, e quindi non concentrandosi su tutti quei lavori ripetitivi che non sono nemmeno nobilitanti per la nostra professione. Inoltre sono strumenti estremamente facili e user-friendly da utilizzare e sono tutti preimpostati, quindi diciamo che abbattono le barriere dei power user, di, diciamo, smanettoni, nerd, eccetera, e sono strumenti che possono usare chiunque. Nel nostro, insomma, per gli uffici che hanno iniziato a lavorare con noi, spesso e volentieri ad utilizzare questi strumenti ci vengono messi direttamente i nuovi arrivati, perché sono molto semplici e supervisionati da un manager, riescono in autonomia a gestire gli strumenti pur non avendoli mai visti o avendoli visti, insomma, da poco per le prime volte. Lo strumento ovviamente è utilissimo anche per quanto riguarda BIM Coordinator, integra delle funzioni per il code checking e il model checking e mette in comunicazione le varie figure, lo vedremo più nel dettaglio successivamente, e permette un coordinamento più preciso, anzi un coordinamento che altrimenti non sarebbe possibile, fra tutte le figure e i modelli all'interno di un progetto che viene sviluppato col BIM. Ovviamente riguarda anche il Bill Manager, sempre per un tema legato alla comunicazione tra le figure, l'interscambio tra i modelli, ma soprattutto per quanto riguarda l'efficienza del settore e per quanto riguarda l'abbattimento dei costi. Cioè, insomma, abbiamo misurato che l'utilizzo di questi software, ovviamente per studi che fanno BIM, e in realtà di dimensioni medio-grandi. Certo che chi fa la ristrutturazione di un appartamento monolocale, un bilocale, un trilocale, ovviamente non vede diciamo, il vantaggio a utilizzare i nostri strumenti, e nemmeno più di tanto, ma ovviamente salendo un po' di scala, iniziando a fare qualche appalto anche di piccole scuole, già lì i nostri strumenti portano un vantaggio competitivo proprio in termini economici di un reparto
che è sensibile, assolutamente sensibile, si parla di efficientamenti di più del 400%, e questo si traduce per una società strutturata, libero un team che può fare altro o semplicemente risparmio soldi, e per società più piccole questo si traduce nel fatto posso prendere un lavoro in più perché una settimana di lavoro me la sono salvata con un click. Quindi questo è un esempio di Listit. Per esempio Listit ha, diciamo, una delle funzioni che vi faremo vedere è la creazione di fascicoli automatici, quindi abachi di muri, tetti, pavimenti, controsoffitti, porte e finestre con cotature automatiche. E questa è un'infografica molto carina perché vi fa vedere un esempio di un progetto. Questo era una scuola da circa 12 milioni di euro, quindi c'erano all'incirca un centinaio di tipologie di muro, e creare un abaco dei muri in questo caso avrebbe richiesto una giornata e mezzo di lavoro. Ovviamente essendo molto ottimisti, quindi l'area del cerchio nero che vedete è l'area appunto del tempo che ci sarebbe voluto per fare tutti gli abachi. Quello che vedete invece bianco all'interno è l'area diciamo, di un singolo muro che viene impaginato, ci vengono messe tutte le etichettine, e questo invece è il tempo che ci mette il nostro plugin per generare gli abachi. Questo vi fa capire che vengono utilizzati gli abachi non più solo per la stampa, ma eventualmente anche solo per controllare i dati e discuterne diciamo a quattro mani, insomma, per confrontarsi. Questo invece è un altro strumento che è utilissimo anche per l'analisi delle clash, ce lo farà vedere Simone a più presto, mentre la parte appunto di Listit ve la farà vedere Brunello. Comunque Sectionit è uno strumento che vi permette, lo dice anche il nome, di sezionare delle istanze, degli oggetti all'interno dei vostri modelli Revit. Diciamo che sezionare un oggetto una volta che siamo su un modello 3D può richiedere fino a 50 click. Anche questa è un'infografica che secondo noi è molto efficace. A destra vedete tutti i click che ci possono volere, quindi va scelta la vista di pianta in cui ipotizziamo che si veda l'oggetto, ipotizziamo che sia un canale che è in un controsoffitto, quindi deve essere una vista di controsoffitto, va modificato l'intervallo della vista, la profondità della vista per andare a prendere appunto poter selezionare quell'elemento. Se ci sono elementi davanti vanno nascosti. Insomma, diciamo che si può arrivare tranquillamente a 50 click quando io volevo fare semplicemente una sezione in asse a quell'oggetto per modificarlo. Come sapete, canali e anche travi, no? Per quanto riguarda il mondo delle strutture, ma funziona anche per l'architettonico, ovviamente. Però, specialmente per il mondo map, per il mondo strutture, è fondamentale lavorare in asse agli elementi lineari, perché è lì che vengono congiunti i nodi e è essenziale lavorare in questo modo. Quindi, con un solo clic sull'oggetto creiamo una sezione. Questo si traduce per un BIM specialist o un BIM coordinator che deve analizzare i modelli in risparmio di tempo che ovviamente magari nel caso di una sola sezione è un paio di minuti, quindi niente, ma alla fine della giornata abbiamo visto che si risparmia anche un'ora. I nostri strumenti sono sviluppati con linguaggi di programmazione vicini al linguaggio macchina, quindi sono molto veloci, usiamo C#, C++, non che Python e Dynamo funzionino male, però appunto sono per power user e paradossalmente sono lenti. Vedete in fondo c'è la velocità di come diciamo, di quanto ci mette ad eseguire delle task Python, e sopra vedete i linguaggi C e C#, quanto sono più rapidi. Ora magari non ve ne accorgete molto bene dal video perché scatta un po', però si vede che praticamente sono immobili in termini di velocità. È un'altra cosa a cui teniamo molto, e questa è la principale novità: troverete all'interno di tutti gli strumenti un tasto che vi porta a un chat AI che risponderà a tutte le vostre domande 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aggiornato ad ogni nuova release. Sì, qui manca un'evidenziazione. Comunque c'è ovviamente il supporto tecnico garantito per tutti i clienti,
e offriamo una consulenza per l'integrazione di plugin, cioè dell'utilizzo dei nostri plugin, ma anche dell'intelligenza artificiale, che era scritta qui, nei vostri workflow aziendali. Questo serve per, appunto, se volete utilizzare i vostri plugin all'interno dei vostri workflow, con una piccola consulenza da parte nostra, vi indichiamo come e dove inserirli per avere un vantaggio ancora più rapido, ovviamente rispetto a iniziare a utilizzarli in completa autonomia, che ovviamente è più difficile, e offriamo anche un servizio per l'integrazione di servizi AI più generici all'interno dei vostri workflow, qualora vi interessasse, anche al di fuori di Revit. Altra cosa interessante che ci interessa sottolineare è che ci sono dei video tutorial dedicati per ogni funzione direttamente accessibili dal pannello della funzione singola, medesima. Quindi io ho finito l'introduzione, vi ricordo scriveteci in chat per le domande se ce ne sono, quindi interrompo la condivisione e passo la parola a Simone che fra qualche minuto vi farà vedere il primo strumento, ovvero Sectionit. Ok. Condivido subito, sì, vedete. Allora, intanto buongiorno a tutti e ringrazio Alessandro per la presentazione. Io sono Simone e insieme a Brunello vi illustreremo le funzionalità dei plugin presentati oggi. Innanzitutto, una volta installati, i plugin appaiono direttamente nell'interfaccia di Revit, li trovate qui in alto insieme a tutti gli altri elementi che conoscete normalmente nel vostro quotidiano. Nello specifico Sectionit, di cui vi parlerò oggi, è uno strumento che vi consente di generare delle sezioni in maniera automatica, rapida ed efficiente, solamente selezionando l'elemento da una qualunque vista, che sia essa 3D, 2D, oppure addirittura da una lista di elementi di cui si ha l'ID Revit. In alto a sinistra abbiamo il pannello info, che è quello di cui vi parlava Alessandro, dove nell'autenticazione potete loggarvi con il vostro account e, breve inciso, per Sectionit forniamo una licenza gratuita per tutti gli studi in modo tale che voi possiate provarlo nel vostro flusso di lavoro e avere completo accesso. La versione sarà sempre aggiornata, potete verificarla in qualunque momento da qua, e vi arriverà una notifica di una nuova release che vi suggeriamo sempre di scaricare, perché da una versione all'altra possono esserci molte novità interessanti. La sezione tutorial è quella che serve appunto per supportarvi, che vi riporta a YouTube e seguirvi passo passo nelle varie funzionalità. Andando nel vivo, qua cosa potete fare? Scegliete il nome che volete per la vostra sezione, in questo caso la chiamo webinar, premo invio, ma posso anche selezionarla dai nomi scelti in precedenza. Ho sbagliato, webinar. E subito sotto avete la possibilità di selezionare lo stile di vista personalizzato. Qui ci sono i vostri stili di vista, quindi quello che voi avete già progettato all'interno del vostro modello. Ne seleziono uno e molto semplicemente clicco sul pulsante Sectionit, che è il core di questo plugin, ingrandisco su un elemento, ad esempio voglio selezionare questo condotto, ho la sezione fatta. Ve la metto a fianco, ve lo potete vedere nell'immediato. Selezionandola si va a selezionare chiaramente nel 3D e, ripeto, è stata generata semplicemente cliccando sull'elemento dopo avergli assegnato il nome e il modello di vista. Quindi, ipotizzando di aver finito su questo condotto, io continuo, Sectionit, e vado per esempio a lavorare su quest'altro condotto qua.
e la sezione si è spostata, mantenendo lo stesso nome. Quindi è la stessa sezione con un nome, selezionata in un punto differente. Ora, nello specifico, nelle vostre lavorazioni, potete aver bisogno di modificare questa sezione. Potete invertire la direzione dell'asse di sezione, oppure potete cambiare la sezione da longitudinale a trasversale. E questo sempre, ripeto, nella stessa lista, nella stessa sezione. Finito magari di lavorare sulle tubazioni, sui condotti, voglio lavorare sulle tubazioni o un qualunque altro elemento. Prendiamo ad esempio questo, un elemento curvo, e anche qui seziona tranquillamente. O ancora voglio cambiare lo stile di vista e lavorare sull'illuminazione. Ovviamente dal 3D posso cambiare piano senza problemi. Selezioniamo questo elemento, ad esempio, sezionato. Quindi capite bene che è immediato. Ipotizziamo ancora di voler passare all'architettonico e mantenere una sezione che rimanga stabile e sempre presente. Quindi io andrò a selezionare un nuovo nome per la mia sezione, premo invio. Simone? Sì? Scusami, ti interrompo un secondo perché mi è venuta in mente una cosa che forse non abbiamo detto quando abbiamo iniziato, ora la parte pratica. Chiunque abbia domande le scriva in chat e poi ovviamente rispondiamo alla fine, perché molte persone sono entrate adesso, quindi magari non avevano capito il funzionamento. Ne approfitto, scusate, anche per eventualmente ricordarvi che c'è un link nella chat con la quale dovreste registrarvi per darvi la vostra mail, perché il tracking che avremo ci darà il vostro nome e cognome, ma per motivi di privacy non avremo la vostra mail. Scusa Simone. Niente, era doveroso. Allora, pertanto, eravamo rimasti qua, selezionata il nome della mia nuova sezione, voglio lavorare in questo caso su un muro, ipotizziamo, seleziono questo elemento qua. Ovviamente SectionIt gli può essere assegnato una scorciatoia da tastiera e potete lavorare in autonomia. Benissimo, quindi abbiamo la nostra sezione di muro dove SectionIt quindi ha sovrascritto nelle modalità precedenti, ha sovrascritto l'elemento, mentre qui abbiamo Webinar, Arc e Webinar, quindi in questo caso due sezioni. Da qui ad esempio mi ricollego a quello che avevo detto, ovvero che è possibile sezionare da una lista. In che modo? Fondamentalmente qua possiamo vedere ad esempio che abbiamo un'interferenza. Selezionare da una lista è molto interessante per quanto riguarda un flash report. È ovviamente normale che ci siano delle interferenze all'interno di un modello, magari voi siete il progettista che ha ricevuto un flash report e volete modificarlo, volete modificare il modello. Quindi, ad esempio, io ho qua pronto un rapporto di interferenza dove in questo caso specifico abbiamo interferenze tra muri e condotti, ma ovviamente questo è scalabile a tutte le categorie. L'importante è che siano presenti i lead in Revit. Quello che mi basta fare è selezionare, copiare, tornare su SectionIt, from list, e importare i dati. E voi qui avete automaticamente in pochissimi istanti tutti gli elementi che provocano interferenza con il nome dell'elemento, l'id e il conteggio delle volte in cui quell'elemento ha una clash al suo interno. Quindi come può essere usato questo strumento? Vogliamo lavorare sulle clash a questo punto? Selezioniamo clash come nome della sezione e voglio vedere nel 3D quali sono gli elementi che effettivamente comportano queste interferenze. Posso evidenziarli, quindi posso vederli da un punto di vista grafico e quindi filtrarli. Evidenziando gli elementi mi si andrà a creare una vista dove ho in colore solido gli elementi che all'effettivo
hanno delle problematiche. Non lo vedo bene, posso colorarli. E il Revit me li colorerà in una scala, in un gradiente da verde a rosso, dove verde indica l'elemento con una sola interferenza e rosso quello con l'interferenza massima, in questo caso 3. Posso isolarli e quindi vedere esattamente quali sono gli elementi, sempre con la stessa gradazione, e posso chiaramente resettare la vista e tornare al modello completo. Ma la cosa interessante, ed è qui che entra in gioco Sectionit, è che selezionando su una riga, in questo caso la MEL 11,5 con conteggio 3, io selezionando ho da una parte, lo sposto che mi si è messo dall'altro lato, da una parte sì la vista 3D selezionata, ma dall'altra ho esattamente la mia sezione col nome scelto di quello specifico muro. Quindi qua possiamo vedere che abbiamo, non abbiamo dei fori per quanto riguarda i condotti, posso fare le mie modifiche e proseguire nella mia risoluzione dei problemi. Vado su un altro elemento, oppure da qua voglio tornare e lavorare con Sectionit direttamente dal pannello, direttamente dal 2D, seleziono ad esempio questo condotto qua, che è partito, non ho selezionato Sectionit, ok, e me lo seziona. Posso andare nel 3D perché vedo che questo elemento nello specifico deve essere modificato, stessa cosa, Sectionit, 3D, e ho la sezione. Quindi capite bene che vi velocizza enormemente il flusso di lavoro e quindi abbiamo una massima efficienza dell'utilizzo della sezione, non ci sono duplicati delle sezioni stesse, quindi abbiamo un browser sempre pulito. Vediamo qua che abbiamo solamente webinar, webinar arc e webinar flash, quindi solamente 3 sezioni che sono quelle esattamente scritte qui nel pannello. Quindi non ci sarà necessità di intervenire manualmente per fare in un secondo momento pulizia del browser. Quindi fondamentalmente queste sono le funzionalità più interessanti di Sectionit e direi che posso tranquillamente passare la parola al mio collega che vi spiegherà. Forse Simone è carino dire che stiamo sbloccando anche la funzione certo, è quella vero, vedi, orizzontale. mi ero scordato una cosa. E qua potete vedere in grigio la funzione planar, che è una funzione che verrà sviluppata a breve, sarà rilasciata a breve, che quello che fa è creare una sezione che sarà lungo l'asse, ma come se fosse una pianta. Quindi crediamo che questo possa estendere in modo significativo le potenzialità del plugin, quindi sarà sicuramente rilasciato a breve. Bene. Allora, io invece, quindi Simone vi ha parlato di Sectionit, io invece vi parlo di Listit. Come vedete si presenta sempre nella ribbon di Revit con dei pulsanti estremamente intuitivi. Alcuni si stanno collegando adesso, quindi poi manderemo la registrazione di questo webinar a tutti se vogliono recuperare, diciamo, la spiegazione iniziale. Io ora non riparlerò dell'autenticazione, del fatto che vedete la versione che avete installato e che i nostri aggiornamenti sono gratuiti e vi arriverà un pop-up quando ci sono, diciamo, degli aggiornamenti. Questo strumento, che è un pochino più complesso perché analizza, diciamo, le categorie ad oggi architettoniche del modello ed ha una potenza di fuoco che tocca diversi ambiti, perché fa abachi automatici, aiuta nel coordinamento BIM e poi fa anche c'è un'interoperabilità con la parte, diciamo, di computi metrici, che poi vi presenterò ovviamente nel dettaglio. Vi faccio però vedere che stiamo integrando l'intelligenza artificiale piano piano nei nostri strumenti. Una delle prime cose che abbiamo fatto, e l'ho appena cliccata, quindi a questa chat di intelligenza artificiale, è che, come vedete voi, ad ogni momento, cliccando su quel pulsante, vi si apre, dovete ovviamente avere un account su ChatGPT, però insomma vi si apre questa chat, che è un assistente virtuale
dedicato all'Istit, quindi è un assistente virtuale allenato sull'Istit. Voi gli potete fare qualunque tipo di domanda, ora ne ho cliccata una a caso, anche se avete proprio una problematica tecnica, voi potete provare a chiederglielo e vedrete che vi guiderà in una procedura dicendovi di andare a cliccare su tale pulsante, eccetera, eccetera. Quindi è molto utile come primo strumento di risoluzione dei problemi, fare delle domande direttamente al chatbot. Un'altra cosa che stiamo integrando in tutti i nostri strumenti, ora qui oggi il webinar è dedicato agli strumenti di Revit, ovviamente l'altra volta abbiamo parlato di Estimated che fa i compiti metrici in automatico su Excel, abbiamo questi pulsanti, in ogni finestra che voi andrete ad aprire saranno attivi questi pulsanti che hanno il simbolo di YouTube, per cui voi se cliccate, come vedete sul retro della pagina, io sono stato reindirizzato automaticamente. Non so se tra l'altro voi sentite il suono, ma lo fermo. Siete reindirizzati esattamente alla spiegazione, al tutorial che spiega specificatamente il punto in cui voi siete, in cui magari vi siete incagliati, e potete quindi vedere questo tutorial. Quindi livello supporto, soprattutto perché come vi diceva Simone, ci sono delle versioni, le prime versioni le diamo di alcuni strumenti gratuitamente, di Sectionist diamo una versione gratuita d'ufficio, di questo strumento questa parte qua è gratuita, e quindi vogliamo che il supporto tecnico ovviamente sia efficace anche poi senza che ci dobbiate chiamare o contattare, noi poi ovviamente siamo disponibili. Vado subito nel vivo del tema. Questo è un modello che magari conoscete, è il file start di Revit architettonico. L'abbiamo scelto perché vogliamo farvi vedere che i nostri strumenti si adattano al vostro workflow, quindi si adattano a qualsiasi modello, funzionano benissimo. Abbiamo personalizzato alcuni parametri in modo che vi possa fare vedere degli esempi più pratici. Comunque, per la parte degli abachi automatici, voi da questo pannello, quindi Create, potete generare automaticamente abachi di muri, tetti, porte, pavimenti, controsoffitti o finestre. Il procedimento è estremamente automatizzato e semplice, dovete effettivamente nominare l'elemento che andate a generare, quindi l'impaginazione che andate a generare. Potete scegliere se generare questi abachi per la vista attiva, quindi magari siete sul terzo piano del vostro edificio e volete solo i muri che sono contenuti nel terzo piano, del modellato, oppure dell'intero file, dove per intero file si intende per esempio un file start che un ufficio utilizza, dove dentro ha già delle famiglie integrate, quindi cliccando intero file farebbe gli abachi anche degli oggetti che non sono modellati nel 3D attualmente, ma che sono presenti nel file. Noi possiamo utilizzare una delle due, tanto è indifferente. Vi chiediamo di definire una fase di destinazione, ovvero dove gli oggetti che verranno poi sezionati e rappresentati devono essere creati, e su questo il file start di Autodesk siamo piacevolmente sorpresi e contenti. Sapete che di solito genera esistente e nuova costruzione come fasi di progetto, e invece hanno aggiunto anche Legends dentro. Si vede che hanno anche loro delle intenzioni molto nobili, e noi è uno dei workflow che consigliamo agli uffici è questo, ovvero di generare questi oggetti dentro a una fase progettuale diversa, in modo che non ci sia il rischio che questi piccoli elementi vengano poi computati, che ovviamente sarebbe un errore. Per integrare gli abachi nei vostri workflow ci sono diverse metodologie che poi si adattano al workflow del vostro ufficio. Alcuni di voi usano dei file per l'impaginazione, altri hanno delle librerie di progetto, quindi a seconda delle vostre necessità possiamo poi parlare e personalizzare lo strumento o darvi dei consigli su come integrarlo nella vostra abitudine quotidiana di lavoro. Allora, io vi faccio vedere subito la generazione degli abachi per i muri. Qui scegliete il layout, ora noi teniamo l'A4, clicco sull'Istit. Ora vedete, io ho flaggato questo filtra elementi. Questo è un pre-pannello, un pannello che fa una pre-analisi di quello che andiamo a rappresentare. E praticamente ora si sta per aprire, vi presenta la lista di tutti gli oggetti che il plugin sta riconoscendo all'interno del modello e che quindi potrebbero essere rappresentati. È una fase che potete anche saltare, teoricamente, quindi potete anche decidere che volete direttamente impaginare e rappresentare tutti i muri.
Nel nostro caso invece ne faremo solo alcuni. Come vedete ci sono 72 muri in questo modello. È un pannello che è molto semplice da diciamo, utilizzare. Potete filtrare per parola chiave. Ora qui abbiamo dei muri che sono nostri, quindi li abbiamo inseriti noi e sono infatti in italiano. Poi se scorriamo insieme ci sono molti muri con i pollici, quindi sono quelli dell'Autodesk standard. Ora io posso deselezionare tutto. I nostri muri hanno tutti un codice che comincia con AR-, quindi io per esempio qua posso fare AR-, automaticamente la lista si è scorciata. Posso anche dire che non contiene questa parola e quindi in questo caso visualizzo tutti i muri di Autodesk. Quindi ora io riprendo la selezione così, posso selezionare tutto, quindi qui ho selezionato tutti i nostri muri, deseleziono le due facciate continue che sono presenti nel modello, perché le facciate continue sono elementi normalmente custom, che vengono disegnati un po' su misura a seconda della necessità, quindi non ha veramente senso integrarli in un abaco, e clicco su avanti. Quindi da ora in poi io ho lanciato la generazione di tutte le impaginazioni dei muri selezionati del mio progetto. Quindi il plugin ha mandato un comando attraverso il nostro algoritmo a Revit. Adesso se guardate in basso a sinistra, tra l'altro purtroppo Revit ora è un po' rallentato perché c'è anche la call in parallelo, però in basso a sinistra vedete che c'è scritto generazione della grafica, ci sono delle barre di caricamento. Questo è Revit che sta semplicemente davvero generando la parte che sta generando tutte le viste. Quindi per i muri, come vedrete ora sta per finire, genera delle impaginazioni, quindi con una tavola, una legenda, una descrizione, il muro, la stratigrafia del muro rappresentata, come delle viste dipendenti, e questo perché comunque in ogni tavola c'è un solo muro, quindi una vista può rappresentare una tavola, e questa ovviamente è una scelta nostra strategica, ma preferiamo lasciarvi l'impaginazione delle tavole di muri, tetti, pavimenti e controsoffitti dentro a delle viste dipendenti, perché sono tutte raggruppate in una e quindi non vanno a riempire il vostro browser di progetto con decine o anche centinaia di tavole, perché se un muro equivale a una tavola, se voi avete un progetto da 6, 7, 10.000 metri quadri potete anche avere 100 tipi di muri. In questo modo le viste dipendenti sono tutte sotto a una sola vista, poi se la aprite dentro ci sono tutte le viste con i sottonomi, diciamo, e però secondo noi è più efficace così. Comunque, benissimo, impaginazione presente, ci sono tutti i muri rappresentati. Ora io vi posso zoomare su un elemento, quindi questa è una tavola. Ora vi faccio vedere un po' anche come si può personalizzare, perché ovviamente ogni ufficio ha necessità di personalizzare gli strumenti sulle proprie esigenze. Quindi qua abbiamo una stratigrafia, abbiamo un richiamo dei materiali direttamente nella stratigrafia, sotto abbiamo delle informazioni che richiamano dei parametri legati al muro, e poi abbiamo la nostra mascherina. Dentro Create, e ve lo faccio vedere subito, anzi andiamo dentro Update a questo punto, perché noi abbiamo generato le tavole. Dentro Update noi possiamo andare a modificare la vista della nostra tavola. Per esempio posso voler richiamare anche gli spessori dei materiali, che qui non sono presenti. Questo è molto utile che voi possiate non metterli, perché molti uffici specificano lo spessore dei materiali all'interno del nome del parametro. Qui noi stiamo richiamando il nome del materiale. Se voi aveste scritto isolamento di lana tipo roccia Knauf Isoroccia 40 mm, era inutile raddoppiare con un'altra informazione. Quindi qui potete liberamente scegliere cosa volete fare. Possiamo decidere di richiamare lo strato con un numero invece che con una riga. Se io ora faccio update, quindi stiamo aggiornando la vista attiva, quindi tutte le tavole, lui in pochi istanti mi rigenera tutte le tavole con una impaginazione diversa. Questo ovviamente poi voi è una fase di scelta grafica che dovete fare
a livello di ufficio, e poi penso che userete sempre gli stessi setup, quindi ve lo faccio vedere, ma poi voi userete probabilmente o un modo o un altro. Vedete che ora ci sono i numeri, sono richiamati in una legenda, ci sono tra parentesi gli spessori, ci sono alcune cose che magari non mi piacciono, per esempio che a volte si va da capo, oppure che la posizione di questa legenda non sia estremamente giusta. Poi qui abbiamo il potere fonisolante, che per esempio è un parametro che non sto vedendo perché probabilmente non è presente dentro ai muri, quindi io vi faccio vedere questa cosa che ovviamente tutti sapete fare benissimo, però fa sempre bene vedere l'esempio pratico dal vivo. Essendo la mascherina una famiglia assolutamente standard, che voi potete quindi personalizzare, potete entrare dentro la famiglia e modificarla a vostro piacimento. Ora vi faccio vedere 2 o 3 modifiche molto rapide. La prima, ovviamente, la mascherina. Qui vi scriviamo che dovete modificare questa etichetta di impaginazione come preferite, quindi io posso decidere di cancellare questa cosa, potete inserire il vostro logo, ovviamente. Ora io, per fare velocemente, ci metto un testo, ci scrivo Aduna così. Poi, per esempio, questi parametri che sono qui di dettaglio, voi potete decidere di non volerli, potete cancellarli, potete spostarli. Io qui posso decidere anche di cancellare il potere fonisolante e richiamare il parametro di costo, per esempio. Quindi ovviamente vado a prendere questa etichetta, tolgo il potere fonisolante, vado a selezionare il costo, clicco OK, e poi un'altra cosa che posso fare è che abbiamo visto che il testo andava a capo in maniera non proprio molto estetica, quindi io un po' ad occhio lo allargo, clicco su termina, carico, scusate, ho fatto modifica gruppo, carico nel progetto, e ora ovviamente mi chiederà di sovrascrivere. Benissimo, ora quindi ho sovrascritto la famiglia, lui la sta ricaricando, vedrete che ci saranno alcune modifiche che sono subito applicate, quindi questa modalità assolutamente standard di integrare le cose nel vostro workflow. Le linee effettivamente ora sono tutte, a me piacciono personalmente di più. Abbiamo il richiamo del parametro costo che era presente dentro al muro e quindi c'è scritto 120, abbiamo Aduna. L'ultima cosa che vi posso far vedere è, per esempio, che ovviamente selezionando il cartiglio, andando su modifica tipo, per esempio, ho visto che c'era un Shift X per il testo della stratigrafia, che è posizionata qui. Se io, per esempio, qua cambio questo in 0015, clicco OK, posso spostare la legenda dove mi pare. Quindi ora vedrete che si strasla verso sinistra, per esempio. Questo, ecco, è un esempio così di aggiornamento e di personalizzazione dell'abaco, delle stratigrafie dei muri. Non è finita qui. Lo strumento in realtà ovviamente nasce per accompagnarvi in tutto il percorso progettuale, quindi voi generate questo abaco all'inizio e poi probabilmente dovrete aggiornarlo. Quindi nel pannello guarda, di update... dico un attimo una cosa che secondo me è molto importante. Non dovete installare niente, con l'installazione di Revit, di Section, con l'installazione di Listit, voi avete tutte queste famiglie precaricate e ve le trovate già direttamente nella ribbon. Non dovete fare nient'altro che installarla. Altra cosa importante, l'installazione non richiede privilegi di amministratore, quindi non serve nemmeno il tecnico IT che venga ad installarvi nel vostro computer, perché non andiamo a toccare cartelle sensibili all'interno del computer, e abbiamo fatto questo per snellire e anche velocizzare l'impiego di questi software. Cioè, questa premessa, spero. Giustissimo, e questo vale per tutti i nostri strumenti, quindi noi stiamo attenti a questa cosa su tutti gli strumenti, anche in ambito Excel. Sì, grazie Ale. Quindi vi dicevo, siamo ritornati nel pannello update, dove questa prima visualizzazione generale permette di appunto modificare l'etichetta, magari potete inserire le vostre, ovviamente dovremmo farlo, semmai vi daremo dei consigli perché funzionino perfettamente con il nostro plugin. Potete personalizzare, diciamo, la grafica dello strumento. E poi avete un altro pannello che si chiama Aggiungi Rimuovi, che per noi è un aggiornamento avanzato, quindi bisogna flaggare, bisogna checkare questa scatolina, questa box per attivare questa funzione. Da qui voi potete aggiornare ciò che state rappresentando nella vista. Quindi noi qui abbiamo selezionato una ventina di muri, che sono quelli contenuti qui a destra, c'è scritto elementi presenti. Da questo pannello voi potete decidere di aggiungere dei muri che non avete rappresentato, e come vedete qua ci sono tutti quelli di Revit, oppure toglierne dei nostri. Per esempio, se io ora seleziono un paio di muri da destra, quindi come vedete anche qui è molto semplice, potete filtrare per nome, potete selezionarne più di uno a volta, li spostate verso destra,
Faccio subito update, così vi faccio vedere subito cosa succede. Noi adottiamo una strategia grafica che vuole supportarvi diciamo, nella costruzione di uno storico di progetto, ovvero lui ora sta aggiungendo queste tavole, queste viste, nella stessa vista dipendente, quindi di nuovo, e lo vedete tra l'altro qua a sinistra, non ve l'ho fatto vedere prima, però vedete che qui c'è webinar ad una Muri, dove webinar l'avevamo rinominato noi, e dentro ovviamente avete invece tutte le viste dipendenti, che voi potete poi stampare tutte insieme come un cartiglio A4 in PDF senza problemi. Ora, nella vista io ho aggiunto qualche muro, i muri sono stati posizionati sotto, quindi i nuovi muri non vanno a mescolarsi con i vecchi. Voi, se adesso io lo rifacessi con altri muri, andrebbero sempre a posizionarsi ad un livello inferiore, quindi voi fra 6, 7, un anno, 6, 7 mesi, un anno, avrete sempre modo di ricordare quali erano i muri che erano presenti all'inizio e quelli che erano invece aggiunti in fasi successive. Allo stesso modo, se voi andate sempre su aggiungi, rimuovi e rimuovete dei muri perché per esempio non volete più che siano presenti nel progetto, non volete mostrarli, eccetera, e fate update, vedete che sono spariti 3 pannelli. Per un motivo di rappresentazione dovete rilanciare update 2 volte ad ora vediamo se riusciremo a modificarlo, però ci sono le etichette delle stratigrafie che alla seconda aggiornamento, non trovando più sotto il muro, ovviamente spariscono. Quindi ecco, questa è la visualizzazione finale pulita. Avete dei buchi, quindi voi saprete che rispetto ai muri iniziali 3 muri sono stati 3 elementi sono stati cancellati. Quindi ovviamente voi doppio cliccando sulla vista dipendente, banalmente entrate, se volete, in una visualizzazione più classica, quindi su una tavola singola, questo penso che lo sappiate già. E l'ultima cosa che mi preme dire sull'Istit, e poi abbiamo già finito con questa parte, è un appunto su come lo strumento lavora, che è importante da specificare perché anch'esso si deve, diciamo, integrare nei vostri workflow. Quindi ora sto tornando nel 3D, di nuovo penso che la pesantezza del 3D si faccia sentire sulla scheda grafica. Comunque, intanto vi spiego. L'Istit genera degli elementi 3D piccoli che vengono poi sezionati. Alcuni di voi sicuramente negli uffici vanno a creare gli abachi sezionando direttamente il progetto, quindi creano delle linee di sezione per ogni elemento. È una strategia, ovviamente. Altri so che fanno tutto in 2D o insomma comunque ridisegnano sopra. Noi invece quello che facciamo è che con lo strumento andiamo a generare degli oggetti lontani, sempre lontani dai vostri modelli e che ora vedrete quando mi si rigenera la vista. Eccoli qua. Questi sono esattamente i muri che sono stati rappresentati nelle stratigrafie. Questi per esempio sono tutti i muri rappresentati. A livello sottostante avete i muri che abbiamo creato nella seconda fase. Come si posizionano? Attraverso un placeholder, che è questo qua, che è un oggetto nostro, che voi potete spostare dove volete. Quindi dove voi sposterete questo oggetto, lui, il plugin ogni volta riconoscerà qual è il punto più in basso a destra e da lì in poi andrà a generare le viste. Quindi ve lo potete spostare. E quali sono le accortezze che noi adesso, io cerco di dirvi in pochi secondi. Qui adesso noi abbiamo generato i muri dentro al modello del progetto. È una cosa che noi di solito non consigliamo, nel senso che ci sono altre modalità più consone. La prima è se voi utilizzate un file Revit per le impaginazioni, perché no di farlo lì dentro? Questa è una modalità. La seconda modalità è invece di generare dei modelli libreria e quindi farlo dentro un modello a parte, pulito, dove ogni volta, sempre con un'altra parte di Listit, potete importare i vostri muri ad ogni istante. E quindi ci sono 3 modalità per utilizzare questo strumento, che sono tutte e 3 possibili e che si devono adattare quindi al vostro workflow. Un'altra cosa che vi dico è che la modalità di update che vi ho fatto vedere esiste perché c'è la necessità per alcuni uffici, questo vi fa capire quanto noi cerchiamo di trovare delle opzioni che si adattino poi a voi. Ci sono alcuni uffici che o vanno a ridisegnare delle annotazioni, a sovrascrivere con delle annotazioni 2D le immagini, con dei dettagli, anche magari con dei testi, eccetera. Oppure ci sono degli uffici che vanno a reimpaginare le viste dentro a delle tavole. In quel caso voi
dovete rimanere, diciamo che create un legame indissolubile con la prima generazione di Listit, e quindi il pannello di update, dove potete aggiungere muri, cancellare muri, è un modo per aggiornare la vostra vista. Personalmente noi di Aduna in realtà consigliamo agli uffici di ogni volta ricreare un nuovo catalogo, un nuovo abaco da zero, perché tanto lo strumento è automatico, dura pochi minuti e siete così sicuri che ogni volta andate ad integrare gli ultimi aggiornamenti, gli ultimi muri e tutti i muri che sono presenti. Questo perché? Perché se voi siete abituati a fare gli abachi per 2 o 3 settimane, mettere una persona sopra, eccetera, adesso invece con questo strumento gli abachi si possono fare anche il giorno prima della consegna, una volta che il workflow è stato fatto. Possono anche essere generati da una persona che è appena arrivata in ufficio, perché tanto tutto è standardizzato, e ricreare tutto da zero permette di fare tabula rasa, però allo stesso tempo non portarsi dietro degli errori. Se però avete delle annotazioni 2D sopra, gli oggetti dovete invece utilizzare lo strumento update. Ho finito con la parte di Listit. Di nuovo, se avete domande, scrivetele in chat e dopo saremo ben felici di rispondere. Controllo l'ora, sono le 10:18, benissimo. Ora vi faccio vedere lo strumento di Compare. Compare è uno strumento di coordinamento BIM che quindi andrà a forse rimpiazzare sperabilmente alcuni strumenti che già utilizzate, che sono presenti online. È stato costruito da ingegneri, progettisti, architetti per ingegneri, progettisti e architetti, quindi penso che vedrete che ha delle funzioni che sono molto interessanti per dialogare. Prima vi faccio vedere come funziona. Praticamente anche qui selezionate la categoria. Ora noi ormai rimaniamo sui muri perché mi ci sono affezionato. La prima cosa che vi suggerisce di confrontare ovviamente sono le stratigrafie, questo è ovvio, però prima vi faccio vedere altri parametri. Voi potete scegliere fino a 6 parametri di confronto, fra poco diventeranno anche molti di più. Scegliamo il costo, che vi avevo già fatto vedere prima, e per esempio il coefficiente di assorbimento. Quindi io qui ho selezionato muri, 2 parametri. Qui dentro ovviamente voi trovate tutti i parametri che avete nei vostri modelli, quindi anche i parametri personalizzati del vostro ufficio. Cliccate su confronta e lui in pochissimi secondi va ad analizzare tutti i modelli che sono collegati al vostro file che avete aperto. Ora, nel nostro caso specifico, posso mettere a schermo intero questa pagina, abbiamo il nostro modello che si chiama Revit Sample Architectural, poi io avevo collegato un modello che si chiama edificio B, qui c'è un altro modello, poi ci sono gli altri file start di Revit, strutture, facciate, eccetera. Come vedete è tutto verde, questa è una cosa piuttosto positiva, non succede sempre, però lo strumento dice 3 differenze rilevate su 89 elementi modellati, quindi su 89 muri da qualche parte abbiamo degli errori. Eccoli qua, sono in rosso. Tra l'altro qui in alto a destra potete cliccare su differenze e lui vi farà vedere solo gli elementi che hanno delle problematiche. Praticamente in questo modo voi automaticamente avete uno strumento che vi va a cercare l'ago nel pagliaio, vi va a cercare gli errori contenuti dentro a dei tipi di muro nei suoi parametri, e avete dei punti esclamativi che vi dicono che il costo, per esempio, di questo muro che si chiama ARM 014 ordinario è di 115 del nostro modello che ho adesso aperto ed è di 117 qui e qua. Quindi c'è una discrepanza. Dov'è l'errore? Da questi pannelli si può instaurare un dialogo fra diversi BIM specialist che gestiscono diversi modelli. Ora, io qui vi faccio così la storiella, mi sono immaginato che qualcuno che è incaricato dei prezzi ha creato un piccolo modello con solo dei muri e ha aggiornato i prezzi, quindi come vedete questo modello si chiama Listit Libreria Muri Prezzi Aggiornati. Si presuppone che io, che sono il primo, ovviamente qui tra l'altro potete anche, questo è molto comodo, potete spostare come volete le colonne per avvicinare i modelli l'uno all'altro, si presuppone che io debba sovrascrivere i miei dati. Quindi io posso selezionare quali sono gli oggetti che voglio importare. Quindi io qui seleziono ciò che voglio importare nel mio modello. Poi seleziono qual è il modello di questi, che è il modello di riferimento. Quindi prendiamo quello dei prezzi aggiornati per tutti e 3. A questo punto l'unica cosa che mi rimane da fare è importarli. Deflaggo, tolgo la spunta a questa opzione qua che vi farò vedere dopo, importa il nuovo file, e faccio importa. Ora esco dalla modalità tutto schermo un attimo, faccio importa, mi chiede la conferma se voglio davvero importare questi 3 muri, dico di sì, e lo script è lanciato.
qui ci vorrà poco, ci vuole poco per diciamo sovrascrivere questi dati. In realtà, come vedete a sinistra, in basso a sinistra, Revit sta rigenerando la vista. Altro problema, vabbè, questo è così in Revit, anche se si modificano dei parametri di testo dentro ai modelli, lui deve rigenerare tutto il 3D. Quindi di nuovo purtroppo bisogna panzettare per questa operazione, che però mi sa che sta già finendo. Benissimo, quindi come fare per sapere che le cose sono andate a buon fine? Si riapre Compare, tanto il nostro strumento di per sé è rapidissimo e non c'è bisogno di rigenerare il modello per fare questa cosa. Io vi riseleziono costo e dov'era? Beh, coefficiente di assorbimento ve lo metto, ma in realtà non c'erano differenze. Tolgo il parametro del materiale, rifaccio confronta e lui in pochi istanti mi rigenera la stessa tabella di prima. Come vedete c'è scritto 0. Quindi io adesso, se andassi a ricercare i miei muri che erano qua, eccoli qua, per esempio questo qua che era 175 euro, vedo che c'è una coerenza fra i prezzi dei 3 modelli. Quindi io sono riuscito a sovrascrivere con 2 clic del mio modello le incoerenze che c'erano con l'altro. L'altra cosa importantissima è che ho importato dei dati, delle caratteristiche, un po' come un trasferisci standard di progetto, ma l'ho fatto solo per i parametri che io avevo selezionato nell'analisi. Quindi se io poi ho altri parametri come la descrizione, che devono rimanere diversi da un modello all'altro, con questa modalità io scelgo quali parametri dei muri importare. E questa è una cosa che è veramente molto molto utile e molto flessibile. Ora, qui resetto i parametri, prendo stavolta il materiale perché in realtà questo è l'esempio più classico che voi progettisti o comunque insomma che i progettisti possano trovarsi a dover gestire. Ho rilanciato il confronto, come vedrete benissimo, metto a schermo intero, la situazione è la stessa, ho 2 differenze rilevate su 89, non ci leggo nulla, però con doppio clic posso ingrandire e accorciare, estendere la vista. Posso anche qui ovviamente filtrare solo gli errori e quindi le differenze rilevate. Posso espandere e comprimere tutto con questi 2 pulsanti qua. E poi abbiamo il nostro pannello di analisi. Questo strumento, questa fase intermedia in cui voi vedete cosa succede per ogni modello e avete dei punti esclamativi, vedete che vi dicono in questo muro abbiamo un isolamento di lana di roccia di tipo Knauf, di lana di roccia di tipo Knauf isoroccia, qui 50 mm e qui 50 mm. Dov'è l'errore? L'errore sta nel fatto che questo BIM Specialist ha rinominato il materiale e l'ha chiamato 2. Perché? Impossibile saperlo, bisogna comunicare fra di noi. Quindi rispetto a questo, è molto rapido, ma vi faccio vedere queste 2 o 3 slide. La modalità classica con cui uno comunica di solito è che chiama il proprio collega, si discute, ci si fanno delle domande, ci si dice ok, prendo io il tuo modello, il tuo muro, le tue caratteristiche, eccetera, eccetera. Non è molto comodo lavorare così quando si parla soprattutto di progetti particolarmente grandi, oppure si ha a che fare con clienti come il demanio, che per esempio impone dei limiti dimensionali dei modelli e quindi si deve spezzettare il progetto in tanti modelli per rispettare questa richiesta. Ci sono degli strumenti che sono disponibili sul mercato che lavorano in cloud. Non voglio fare nomi perché non è necessario, perché tanto sicuramente li conoscete, che omogeneizzano e sovrascrivono questi dati, quindi standardizzano la situazione, però manca sempre una fase di comunicazione intorno ad una tabella che permetta di decidere se davvero bisogna omogeneizzare o no i parametri. E quindi anche questo strumento per noi non è particolarmente adatto ad una vera fase di dialogo di progettazione, e quindi abbiamo pensato Compare di Listit proprio perché voi potete analizzare tutti i modelli che sono sottostanti. Questo lo può fare un BIM Coordinator o lo può fare anche il BIM Specialist rispetto agli altri modelli collegati. Può analizzare tutti i modelli con un clic e può decidere da quale modello prendere quale informazione e poi praticamente gestire il trasferimento delle caratteristiche. Quindi torniamo sul nostro pannellino. Abbiamo un secondo muro dove invece abbiamo un intonaco esterno a 10 mm del nostro modello e a 15 nell'edificio di tipo B. Ora, in questo caso si possono convocare le persone, si può fare una riunione davanti a questa tabella, si può capire perché il BIM Specialist del modello B ha espessito questa stratigrafia, magari perché aveva bisogno di allinearsi con il filo di una trave, per esempio. Quindi se
la differenza è giustificata, per esempio il BIM coordinator potrebbe chiedere a questo BIM specialist di rinominare il proprio muro perché è un muro diverso. Se invece ci dovesse essere un errore, si possono o importare, come vi ho fatto vedere prima, nel modello sbagliato i dati giusti. L'altra cosa che potete fare è che, sempre selezionando quali muri importare, da quale modello importarli, eccetera, potete importarli in un nuovo file, come è scritto qua, utile per il trasferimento standard di progetto. Quindi vi richiedo ovviamente se lo volete fare. Io, facendo questa azione, quindi avendo stavolta checcato questa box, vado a generare, a importare in un nuovo file, quindi in un file pulito, gli elementi che ho selezionato, con le caratteristiche che sono state analizzate, e questo strumento è molto utile per diversi aspetti. Il primo è che magari voi collaborate con degli uffici esterni che non hanno l'ISTIT, quindi gestite le incoerenze anche con i modelli collegati degli uffici esterni, volete coordinare e uniformare alcuni parametri, fate così, potete inviarli questo nuovo modello che, come vedete, si è creato ed è vuoto, c'ha solo questi due muri, e loro possono trasferire gli standard e aggiustare il loro modello. Quindi, primo, avete interoperabilità e comunicazione con persone che non usano l'ISTIT. Secondo, in questo modo voi potete creare delle librerie di progetto sempre aggiornate, che poi possono servire per le impaginazioni, quindi per fare gli abachi, possono servire anche per dire a tutti i BIM specialist di prendere i muri da qui perché sono quelli giusti, eccetera, eccetera. E tra l'altro abbiamo un cliente che si occupa di ospedali che ci ha suggerito che questo strumento loro probabilmente lo utilizzeranno per arricchire i loro modelli di libreria dell'ufficio, perché hanno modelli di libreria con dentro gli arredi, i macchinari, eccetera, e quindi in questo modo loro possono decidere quali parametri importare e quali oggetti importare. Infatti stiamo lavorando per estendere a più categorie lo strumento, e stiamo anche lavorando forse a un pannellino apposta per fare questa azione. E poi, quando voi iniziate un nuovo progetto, invece di avere un file start con dentro tutte le tipologie di muro, eccetera, che poi magari invece non utilizzate nemmeno, potete partire con un file molto più pulito e semplicemente collegare un modello libreria dell'ufficio e andarci a prendere con questo strumento, con Compare, i muri che volete, gli oggetti che volete, con i parametri che volete, lasciando gli altri parametri magari vuoti, per esempio la descrizione. Ho finito con Compare, voglio essere molto rapido perché voglio lasciare spazio alle domande. Vi faccio vedere rapidamente questi due strumenti aggiuntivi. Quindi qui sono altri strumenti che gestiscono le categorie. Un'altra cosa che forse vi faccio però vedere subito e che ho saltato è la generazione di un catalogo delle finestre, perché questa è una cosa che ovviamente ha una struttura diversa rispetto. Porte e finestre vengono gestite in maniera diversa dall'ISTIT. Ve lo faccio vedere perché poi dopo così vi presento le nostre finestre. Vado molto veloce, modellato, finestre, ho chiamato webinar, finestre, la mia vista, filtro gli elementi, faccio l'ISTIT. Come vedete è molto, molto intuitivo, sto generando dentro al file Legends. Stavolta magari ne selezioniamo un po' meno. Vi faccio vedere questa cosa perché stavolta andremo invece a selezionare sia delle finestre di Aduna, che noi abbiamo inserito nel file start di Revit, sia qualche finestra di Revit. Quindi deseleziono tutto. Avevo selezionato muri? Ups, vedete, ho sbagliato io. Avevo selezionato anche muri e siccome non voglio rallentare la generazione, avrei potuto forse deselezionare tutti gli oggetti. Preferisco fare così, l'ho deflaggato. Quindi, come avete visto, se io ne seleziono più di uno, lui li fa tutti. Quindi ora qui deseleziono. Questi sono in pollici, quindi sono quelle di Revit, e ne posso selezionare 3, per esempio. Così. Poi invece queste sono le nostre, quindi le andiamo a selezionare, ma anche tutte. Facciamo avanti. Lui ora sta generando stavolta delle tavole. Perché? Perché porte e finestre hanno 3 viste, hanno pianta, prospetto e sezione, quindi è necessario passare da un'impaginazione su una tavola per visualizzarle tutte e 3. Andremo molto rapidamente perché
in questo caso il funzionamento è lo stesso, cioè potete fare update, potete modificare l'impaginazione della tavola, quindi tutte queste cose qua rimangono identiche. Ciò che cambia e che mi preme farvi vedere è la differenza tra la gestione delle finestre standard dell'Autodesk, che come vedrete però funzionano benissimo, quindi sono rappresentate perfettamente, e le nostre finestre. L'altra cosa che vi posso intanto dire è che come per Sectionit nello strumento avete visto che Simone vi faceva vedere, potevate scegliere già in fase di generazione della sezione qual era il modello di vista che preferivate. Voi avete sicuramente dei modelli di vista personalizzati. Anche in questo strumento stiamo implementando la possibilità di selezionare dei modelli di vista vostri, così che tutte le tavole siano già generate secondo un modello di vista scelto in precedenza. È una cosa che ovviamente potete fare nelle tavole, poi andare a selezionare le viste e cambiare la visualizzazione se la volete in bianco e nero piuttosto che colorata, eccetera. La differenza che vedrete fra le finestre di Revit, sta ancora generando le viste, le finestre di Revit e le nostre finestre è che le finestre di Revit sono ovviamente solo rappresentate graficamente, mentre le nostre hanno delle quotature automatiche integrate nelle famiglie. Quindi questa è molto utile perché automaticamente vi rappresenta gli abachi con le quote architettoniche, con delle quote architettoniche e del grezzo strutturale, quindi dentro agli abachi. Non avete bisogno di inserirle voi, poi dopo spostate le cose, aggiornate le dimensioni, a volte le quote non sono prese nel posto giusto e quindi non si aggiornano, eccetera. Questa cosa è presente nelle nostre finestre. Possiamo farvi una piccola formazione per insegnarvi a inserire queste quote parametriche dentro alle vostre finestre, quindi potete continuare a utilizzare le vostre finestre implementando questa automazione. Ok, ci siamo. Ora vi farò vedere che ora lui dovrebbe aprire una tavola. Benissimo, allora ha aperto una tavola che corrisponde ad una finestra di Aduna. Come vedete ci sono le quote. Qui c'è una legenda, foro architettonico, foro strutturale. Le quote sono presenti in tutte le viste. Poi sotto avete i famosi parametri richiamati. Calcoliamo automaticamente la superficie aeroilluminante e illuminante delle finestre di Aduna. Potete personalizzare tutto ciò che volete. Se io scendo nella sezione delle tavole e ne vado ad aprire una di Revit, vedete che ha funzionato benissimo, quindi effettivamente avete pianta, prospetto e sezione della finestra dell'Autodesk, ovviamente non ci sono informazioni inserite dentro. Quindi, finita questa parte degli abachi, vi faccio vedere effettivamente cosa sono le nostre finestre e che cosa significa usare le nostre finestre. Intanto, voi quando scaricate il plugin, come diceva Alessandro, lo installate senza necessità dell'intervento dell'IP, poi avete un pulsante qua che si chiama Scarica Finestre, se ci cliccate sopra, venite reindirizzati su una cartella del Drive accessibile da tutti. Potete scaricare questo file Revit e dentro trovate ad ogni momento tutte le finestre che sono modellate da noi, quindi sono tutte accessibili gratuitamente. Ora noi in questo caso li abbiamo già dentro al nostro modello, quindi non sto a scaricare il file. Potete, allora, facciamo questa cosa. Vado un attimo, perché ho selezionato, ritorniamo nel 3D perché vi voglio far vedere live come funziona la modifica delle finestre. Le finestre sono molto complesse, io le ho modellate sul retro dell'edificio. Eccoci qua, come vedete anche il 3D proprio ha un po' di lentezza. Ok, ci siamo. Ora vi visualizzerà la facciata, si sta rigenerando. Quindi qua dietro noi abbiamo messo delle nostre finestre che sono totalmente standard, ci sono un elemento fisso, un elemento apribile, eccetera, eccetera. Se io torno dentro al modello delle finestre, ora che ho selezionato la vista attiva e sono nel 3D, ovviamente mi fa vedere tutto ciò che è presente nella vista attiva, poi potevo anche selezionare modellato. Le nostre finestre sono queste. Se per esempio noi andiamo a selezionare questa qua, FO, quindi un fisso, un apribile, quindi corrisponde a questa finestra, come vedete posso scegliere una tipologia costruttiva. Quindi io ad ogni istante del progetto posso modificare la tipologia costruttiva con un clic e automaticamente tutti i parametri della finestra, che sono estremamente dettagliati, perché se vedete qua avete delle quote
personalizzabili per ogni tipo di parametro utile per una fase esecutiva praticamente. Sotto avete una descrizione per ogni elemento, sottobancale, che cos'è l'altezza del sottobancale, c'è un disegno, c'è una descrizione. Quindi questo è una guida che serve intanto a chi deve cambiare dei parametri senza esattamente conoscerli, perché ci sono alcune cose che finché uno non va in cantiere non sa esattamente come funzionano. Faccio vedere anche qua il vetro, l'incasso, la distanza da filo esterno, telaio, eccetera, eccetera. Voi potete personalizzare questi parametri. Noi abbiamo dei preset che sono sviluppati in collaborazione con dei fornitori, quindi sono già realistici. Per esempio, noi abbiamo qui selezionato questa finestra. Avete visto che la separazione è più o meno 1/3, 2/3. Io posso da qui modificare le proporzioni. È una finestra che ha un'altezza di 1500 e larghezza di 2000. Posso decidere di avere il telaio A di larghezza 1000 e il telaio B di larghezza 1000. Se io salvo le modifiche, lui automaticamente mi va ad aggiornare la geometria della famiglia e mi va a personalizzare. Questa è un'attività che voi fate sicuramente già in maniera estremamente classica e parametrica con le vostre famiglie, quindi ve la faccio vedere solo perché così sapete da dove si va. Il grande vantaggio di questo pannello è, uno, nessuno entra più dentro la modifica delle famiglie, perché sapete benissimo che qui collegati ci sono sicuramente dei BIM coordinator, dei BIM manager che vanno a creare le famiglie, però se poi una persona che non l'ha creata personalmente entra dentro, rischia di fare un patatrack, perché è difficilissimo ritrovarsi dentro a degli oggetti complessi modellati da qualcun altro. Quindi qui voi non entrate più, non fate entrare più nessuno dentro la famiglia, c'entrate solo voi. Da questo pannello, come vedete anche qui la sola rigenerazione di queste finestre purtroppo sta prendendo tanto. Parametri aggiornati con successo, benissimo, e quindi vedete che si è spostata la separazione, adesso siamo a metà metà. E poi vabbè, provo a farvelo vedere, vediamo se ce la facciamo. Per esempio se selezioniamo il davanzale, lo spessore, possiamo cambiarlo per esempio a 30 e poi l'aggetto dal muro prendiamo muro ext, questo qui lo mettiamo a, tra l'altro in realtà l'ho già messo a 1000, in regola dovrebbe già funzionare, io per sicurezza modifico anche questo. Posso anche cambiare per esempio i materiali, e questo è molto importante perché magari voi usate Enscape, avete dei materiali già che servono con delle texture per renderizzare, potete personalizzarli, potete esportare i vostri parametri, quindi voi potete personalizzare tutta una famiglia e andarla poi a salvarla dentro al vostro server. Per esempio ora noi lo metto sul desktop, la chiamo webinar, faccio salva, file salvato con successo e poi da gestisci i parametri voi potete fare aggiungi, andate a ritrovare il vostro file che avete salvato, ve lo importa, fate ok e poi praticamente a questo momento voi avete nei preset il modello personalizzato webinar con i vostri materiali, le vostre quote, eccetera. Ora facciamo salva modifiche, aggiorniamo, e qui forse ci vorrà un pochino, vedrete che il modello si aggiorna, quindi le quote che abbiamo modificato vengono modificate. Mentre lo fa vi dico un'ultima cosa e poi abbiamo finito con le finestre. Intanto potete fare la stessa cosa anche con la tecnologia costruttiva del muro, quindi anche lì avete tutte le quote che gestiscono, diciamo, soprattutto la differenza tra architettonico e strutturale grezzo. Quindi tutte queste cose qua le potete salvare. A breve avrete la funzione dei produttori e dei modelli, quindi voi nel vostro file potrete andare a selezionare il modello del produttore che è stato scelto specificatamente nel vostro progetto e quindi integrerete proprio i fori architettonici e grezzi esattamente necessari per andare poi proprio in cantiere. E un'ultima cosa che vi dico, quindi aggiornamento, vedete, vabbè, ora ovviamente ho esagerato, però come vedete il davanzale di questa soglia è sbordato sia all'interno che all'esterno perché avevo modificato entrambi. L'ultima cosa che vi dico, ma direi che comunque ci siamo. Si può cambiare il materiale, da menu a tendina si può scegliere sì, marca, modello, certo, produttore. La cosa importante sì, è l'ho dire appena che detto. la cosa molto importante è che queste finestre qua, rispetto alle finestre standard,
se per esempio in fase esecutiva viene usato un materiale, per esempio alluminio, e in fase costruttiva viene scelto il PVC perché la ditta decide di cambiare, nell'as built uno dovrebbe rifare tutto il modello, perdere tutte le quote, tutte le tavole, invece qui semplicemente scegliete da un menu a tendina un altro materiale e risolvete il problema e evitate un vero e proprio bagno di sangue. Corretto, corretto. Io nel frattempo che Alessandro parlava, infatti ho per esempio cambiato tecnologia costruttiva, ho cliccato legno, avendo selezionato questa finestra, lui mi sta applicando questi nuovi parametri alla finestra solita che abbiamo già lavorato, mi dice aggiornamento completato con successo, vedrete che qua si spessisce e cambia colore, perché ovviamente è cambiato materiale. Quindi ora, eccoci qua, avete visto che La dimensione dei dettagli finestre... costruttivi è tecnicamente corretta, è costruita su dettagli costruttivi effettivamente esistenti e anche, a dire la verità, siamo in contatto con diversi produttori di infissi e ovviamente le tempistiche di aziende sono lunghe, però ovviamente troverete proprio i dettagli costruttivi di specifici produttori direttamente, quindi Esatto. troverete la marca, il modello. Quindi sarà estremamente facile poi cambiare da una fine. E questo è uno strumento che è completamente gratuito, c'è da dire anche questo, direi. Questo è gratuito, sì. E l'altra cosa che è molto importante a dire è che voi avete visto ci sono tantissimi parametri da modificare, quindi l'importante è che l'ingombro dell'infisso sia giusto, perché è quello che conta poi nel progetto, tanto poi i dettagli della finestra esattamente del profilo li fornirà il produttore. Invece le famiglie sono molto molto semplificate, quindi l'ingombro è giusto, ma la famiglia è molto leggera. Questo è fondamentale, perché se andiamo a inserire tantissimi dettagli modellati, poi dopo la dimensione del vostro file Revit andrà ad appesantirsi e può creare grossi problemi, soprattutto quando ci sono imposti dei limiti di dimensione. Siamo andati un po' lunghi, soprattutto perché abbiamo iniziato un po' tardi, mi dispiace, quindi stiamo comprimendo il tempo delle domande, però vi faccio vedere questo strumento QTO, che alcuni di voi che hanno partecipato al webinar di Estimated, quindi del computo metrico del nostro strumento per computi metrici automatici, l'hanno già visto. Io vi faccio vedere molto rapidamente che da qui voi fate un quantity take-off del vostro progetto in ogni momento di tutti i materiali e le categorie che volete. Quindi voi cliccando su ogni categoria andate a selezionare o i parametri di stanza o di tipo che volete esportare. Potete crearvi un vostro preset, quindi per esempio io qui ho fatto un preset per il webinar specifico. Ovviamente lo andate a salvare nel vostro server, quindi potete avere un preset che il vostro ufficio utilizza per generare computi, che è sempre lo stesso. Al suo interno avete per esempio l'area dei pavimenti, la fase di creazione, il livello a cui il pavimento è stato modellato, eccetera, eccetera. Fate export, quindi con un solo clic lui praticamente vi analizza il modello. Potete anche tra l'altro includere i modelli collegati, quindi potete fare tutto da un solo modello o no, a scelta vostra. Recupera quindi tutte le informazioni che sono state selezionate, vi arriverà, ecco qua, un pannellino che vi dice Export Completed, e se poi dopo andate su Excel con il nostro strumento Estimated, che molti di voi hanno già visto, sono più di 40 tasti, questo è davvero un software a parte che fa computi metrici in automatico dalla A alla Z, e fate importa da BIM, quindi avete un pulsante che mette in relazione Excel con Revit con un solo tasto, lui automaticamente vi genera una tabella con tutte le quantità che sono state esportate dall'altra parte. Quindi voi ad ogni istante del progetto, fra una settimana, 2 settimane, 3 settimane, se voi rifate lo stesso QTO, lui vi sovrascrive la stessa tabella, e se voi da quella tabella lì, con il nostro strumento Estimated, ma anche con i vostri strumenti classici, avete costruito un computo, riuscite a mantenere tutto collegato, quindi riuscite ad aggiornare il vostro modello Revit con qualche clic. Quindi avete visto che lui vi ha generato tutta una tabella con le categorie, ora io avevo selezionato muri, pavimenti, eccetera, con degli ID, con delle quote, le dimensioni, e sono più di 1300 dati, quindi esportati di solito in un secondo, ora qui ci ho messo di più. Vi faccio vedere un'altra cosa su un altro modello, che questo qua è sempre il file start di Revit, è un computo strutturale fatto sul file start di Revit delle strutture, che quindi è, ora lo devo trovare, tanto in realtà me lo troverà automaticamente. Quello che vi voglio far vedere io è che qui avete
per chi conosce il nostro strumento di Estimated, avete il documento computo, perfettamente impaginato, con i prezzi, proprio con le descrizioni, un computo standard. Tra l'altro vi ricordo che è interattivo, potete filtrare fase, tariffe, avete visto che si è accorciato il computo, quindi voi con un clic riuscite a filtrare magari il computo solo di un piano, eccetera, eccetera. Questo è fantastico. E poi, se no, da qui, da dove voi avete praticamente assegnato le quantità collegate al modello di Revit, voi con un solo clic, io posso selezionare per esempio 2 o 3 elementi, quindi questi sono per esempio è una tariffa che si riferisce a delle quantità. Se io faccio Beam View, mi rimanda automaticamente nel modello Revit delle strutture, ok? E dall'Istit avete questi ultimi 3 pulsanti, che quindi abbiamo finito, vi faccio vedere solo il pulsante di Isolate, che vi permettono di isolare in un solo clic dentro al vostro modello di Revit gli oggetti che state computando. Cioè voi avete una tariffa che non vi torna, avete delle quantità che non vi tornano, voi con un clic, tornando dentro Revit, potete visualizzare che cosa state facendo. Avete il computo che vi è stato trasmesso, selezionate tutto, fate Beam View, andate qua dentro e riuscite a vedere cosa è stato computato e cosa no, perché poi ovviamente potete invertire la selezione. Potete anche con questi pulsanti, voi fate Beam View su Excel e poi con questi pulsanti decidete se selezionare quegli oggetti, isolarli o nasconderli. Quindi potete anche nasconderli e quindi vedere che cosa non è stato computato. Quindi praticamente questa interoperabilità è come se inserisse Excel dentro Revit, Revit dentro Excel, e abbandonate dei software terzi con un visualizzatore 3D che vi aiuta effettivamente a capire cosa state facendo, ma che non è integrato dentro Revit, cioè non potete applicare delle modifiche direttamente dentro Revit. In questo modo invece potete farlo. Ho finito, mi zittisco, interrompo la presentazione, ovviamente poi possiamo tornare su alcuni elementi perché abbiamo finito. E quindi Ok, allora direi grazie passo alle Brunelli. domande. Passiamo alle domande. Allora, sì, la prima domanda è se Sectionit, cioè nella presentazione che abbiamo fatto, se il modello era collegato. In questo caso qui, per facilità di rappresentazione, abbiamo fatto girare Sectionit in un modello in cui c'era sia, diciamo, meccanico che architettonico in un unico modello. E, ovviamente, attualmente la funzione di selezione e di colorazione degli oggetti nei modelli collegati, nella versione che avete a disposizione ora, che tra l'altro vi ricordo è gratuita, non è disponibile. La stiamo sviluppando e sarà disponibile probabilmente nei prossimi mesi, se non addirittura il mese prossimo, perché già funziona, ma stiamo facendo dei test di compatibilità anche tra le varie versioni di Revit. Quindi sì, sarà possibile colorare ed eventualmente selezionare elementi anche nei modelli collegati. Ovviamente non sarà possibile modificare un elemento collegato da un collegamento, perché bisognerà, per modificarlo, ma questo è ovvio, bisognerà entrare nel modello di Revit. Questa è la prima domanda. Altra domanda da Vieri mi dice in che formato deve essere Excel? Allora, non deve essere formattato. Se ci avete fatto caso, prima il collega Simone ha copiato dal browser. Quindi sostanzialmente voi copiate da qualsiasi formato, e tra l'altro vi mando anche in chat, se non, può darsi che non siano arrivati anche problemi di mail, eccetera, 2 video promozionali, uno è di Estimated e uno è proprio di Sectionit, quindi cliccateli perché durano un solo minuto e vi fa capire proprio questa funzionalità. Voi se semplicemente fate un copia e incolla da qualsiasi formato, da qualsiasi supporto, che sia un file di testo, che sia un Word, che sia un Excel, che sia un Google Fogli, e sostanzialmente lui riconosce se ci sono degli ID all'interno di questo testo e ve li inserisce nel workflow. Molto, molto semplicemente è così. Quindi non serve, cioè è pensato per una velocità massima, uno scambio di informazioni massimo con il formato più aperto possibile, ovviamente in linea con quindi CSV, dati, testo, non roba criptata, non formati strani. Un semplice copia e incolla e funziona tutto. Questo anche in linea con le direttive del codice degli appalti pubblici che prevedono appunto l'utilizzo di strumenti interoperabili.
Poi, sempre Vieri chiede se l'Istit funzioni anche raggruppando non solo per famiglia e tipo, ma anche per altri parametri. Attualmente funziona solo per tipo, quindi lui raggruppa per tipo, però è una richiesta che effettivamente è arrivata da diverse parti, quindi a seconda poi anche di quanti, l'abbiamo già messa in sviluppo, a seconda di quale sia la necessità, eventualmente possiamo anche anticipare questo sviluppo, perché ovviamente è un limite di implementazione grafica, ma diciamo nel back-end, diciamo, a livello di software è già così, è possibile raggruppare anche per altri parametri. Quindi nella versione attuale no, nelle prossime probabilmente sì, probabilmente anche proprio nella prossima, a seconda delle necessità. L'Istit funziona, controlla i diversi tipi, non tra i modelli aperti, ma tra i collegamenti del modello in cui si lancia. Scusa, l'Istit, la funzionalità compare di l'Istit confronta i modelli collegati al modello corrente, quindi non i modelli aperti. Se voglio escludere qualche modello dal confronto, mi basterà o ignorarlo, nascondere la colonna di quel modello, oppure semplicemente scollegarlo temporaneamente, disattivare il modello e quindi lo escludo dal confronto. Oppure se voglio confrontare anche modelli diversi, basterà collegarli al modello corrente e partirà il collegamento. Per quanto riguarda le quote automatiche, è un qualcosa che noi abbiamo già sviluppato, non l'abbiamo inserito perché spesso e volentieri in scale tipo 1 a 20, 1 a 5, con spessori ridotti come possono essere cartongesso, eccetera, le quote vengono un po' appiccicate e non ci piace un granché, ma ovviamente è un qualcosa che possiamo implementare come funzionalità, diciamo, di supporto aggiuntiva. Attualmente gli spessori sono indicati nella descrizione del materiale, tra parentesi, automaticamente, quindi lo spessore è indicato lì, perché secondo noi è più chiaro e più leggibile, però anche quella è una funzionalità che abbiamo messo in secondo piano come sviluppo per i motivi di cui vi parlavo ora, ma se ci fosse un'esigenza specifica possiamo pensare anche a uno sviluppo accelerato e personalizzato per chi avesse questa necessità. E poi mi si chiede se è possibile dal gestore delle finestre duplicare un tipo o si possono modificare. No, da lì si possono modificare i parametri, duplicare il tipo va fatto in maniera classica anche dal browser di progetto col tasto duplica tipo. Però una volta che avete duplicato il tipo del modello vi appare come due oggetti diversi dentro a Windows, quindi lo fate non da quel pannello lì, ma dal modello 3D. Esatto, quindi vi ricordo, cliccate sul link in alto fissato nella chat per ricevere gli aggiornamenti e il video, qualora non fosse la mail con cui vi siete collegati, quella che avete ricevuto. Poi date un'occhiata a questi 2 video promozionali, durano veramente 1 minuto e vi spiegano anche in maniera più esaustiva delle nostre parole i contenuti di questi software, uno è su Estimated, uno è su Listit. E ci dispiace ancora per l'inconveniente, probabilmente più di metà delle persone non è riuscito a collegarsi per via del problema del collegamento, probabilmente è un problema di compatibilità tra Gmail e Outlook e diciamo che lo stiamo imparando anche noi, però insomma il link, il video tutorial sarà disponibile, lo condivideremo e vi invitiamo anche a condividerlo a più persone possibili perché ci fate soltanto piacere. E quindi niente, vi ringrazio, se non ci sono altre domande... Forse io posso fare una cosa che non avevo fatto, però vi condivido questa pagina un istante che siete ancora tutti collegati. La posso anche condividere io, tanto ce l'ho... Vai, va bene, hai capito, insomma, Sì, certo. La slide Vi finale. condivido la slide finale che vi aiuterà anche a ritrovarci. Quindi... Andiamo avanti. Queste Ok, sono tutte le che abbiamo visto. Eccoci. Quindi grazie per aver partecipato. Potete contattarci ad info@aduna.eu via mail, oppure ci trovate su tutti i canali social, inquadrando questo
questi codici QR vedrete automaticamente anche col vostro telefono. Attualmente verrete reindirizzati alla nostra pagina social, ve lo lascio in sovraimpressione, anche, insomma, lo lasciamo qui per una decina di minuti, quindi se volete appunto contattarci via WhatsApp, che è molto immediato, oppure via mail o anche su Instagram, ma anche su Facebook, anche se non abbiamo, insomma, siamo più concentrati su Instagram e su WhatsApp, vi rispondiamo ovunque, anche su LinkedIn. Sì. Quindi, insomma, considerate che se ci date, grazie Valentina, se ci date quindi la vostra mail, chi è già iscritto alla newsletter non c'è bisogno, ma chi invece è entrato e non è mai stato iscritto alla newsletter abbiamo bisogno della vostra mail, perché noi non la vedremo per motivi di privacy, anche se avete partecipato, quindi per questo c'è il link in alto alla chat da compilare, e vi invieremo, penso domani già, la registrazione del webinar, alcune informazioni, e poi soprattutto voi scriveteci, perché vi possiamo mandare la brochure, vi possiamo spiegare quali sono, diciamo, le licenze, come funzionano, quali sono gratuite, quanto costano, eccetera, eccetera. Allora, vi ringrazio di aver partecipato e lasciamo un attimo in sovraimpressione questo schermo e vi saluto. Vabbè.